Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o se lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà con le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo il diario. C'è qualcosa che potrebbe impensierirvi, potrebbe darvi anche l'opportunità di valutare, studiare, verificare, anzi forse abbiamo proprio bisogno di fermarci un attimino e cercare delle possibili soluzioni appunto a un qualcosa che ci può impensierire. Poi puoi indicare una nuova fase di ricerca, delle informazioni, delle soluzioni o di andare a scoprire a scoprire un qualcosa che stiamo cercando proprio di trovare verità e soprattutto soluzioni, magari possiamo farlo anche con la carta della torre, spesso si riferisce proprio a una fase di preparazione, di protezione, avere a che fare con delle situazioni abbastanza impegnative, a volte anche cose molto pratiche, burocratiche, autorità, eccetera, o con una figura di riferimento che possiamo un po' far fatica a gestire, quindi che sia una persona o che siano delle situazioni, in realtà queste carte vi stanno già portando a una possibile soluzione che può trovare spazio nel corso della settimana, soprattutto verso la fine, o vedendo proprio la carta della stella probabilmente c'è una buona fase di recupero per il futuro. Poi questa porta una bella carica di rinnovamento, di speranza, di fiducia e di ottimismo, anche nuovi obiettivi, ispirazione, quindi possibilità di prepararsi a qualcosa di bello, di molto coinvolgente per voi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, e troviamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Consiglio di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento anche alla famiglia, alle amicizie. Quindi parliamo un po' di amore a 360 gradi e vediamo che con questo croco, con il suo bel significato, di felicità, di coinvolgimento, anche di, questioni e situazioni che possono essere abbastanza rassicuranti per voi. Quindi parliamo proprio di, un'unione sia positiva, dal punto di vista emotivo, di attenzione, di cura, però anche proprio a livello pratico. Vuol dire che c'è sostegno magari per alcune questioni, come abbiamo visto sin dall'inizio, che, devono essere calcolate, verificate e preparate. Poi soprattutto se avete dei progetti in comune o vi state aiutando per qualcosa di specifico. E questa stella alpina può essere sia positiva perché indica comunque determinazione, indica la possibilità di essere costanti, di crederci in alcune cose e vedere ovviamente i risultati. E infatti a coronare il tutto abbiamo questa bellissima Aquilegia che parla appunto proprio di amore duraturo, di benessere, di compatibilità, di ricompense ottenute, quindi di un bel coinvolgimento. E invece questo in realtà può anche trattarsi verso un'amicizia o un familiare. Per i single qualcosa che, è già nato precedentemente potrebbe svilupparsi ancora, meglio. E se invece non avete nessuno, effettivamente possono anche parlare
di una conoscenza che avete fatto da poco o farete nel corso della settimana che potrebbe rivelarsi interessante. Per certi aspetti in realtà si può parlare anche di qualcuno che forse non consideravate dal punto di vista di amore, di possibile relazione, quindi una precedente amicizia che in realtà può svilupparsi in un modo diverso. E vediamo adesso cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Anche i progetti futuri, perché no? Vedendo proprio la carta, la presenza della carta della stella, possono saltar fuori delle indicazioni interessanti. Prima di tutto abbiamo questa bella allegrezza al cuore che ci parla di miglioramenti, di problemi che si possono risolvere o quelli più complessi almeno vanno ad alleggerirsi. Cioè conforto, aiuto, sostegno, ottenere delle ricompense, alcune cose possono riferirsi anche ai contatti, sia nuovi che vecchi, in qualche modo che possono essere utili, anche pacificazione, quindi se ci sono state delle questioni o dinamiche proprio legate a difficoltà, ostacoli, divergenze con qualcuno a livello lavorativo o per questioni economiche di denaro, allora quindi qui vediamo finalmente questo sviluppo positivo. Poi abbiamo la carta del viaggio e gran consolazione. Quindi queste parlano sia del fatto che se tra i vostri progetti e le vostre aspirazioni riguardano un viaggio vero e proprio, tipo per vacanza, ovviamente me lo auguro, vuol dire che si procede nel verso giusto. Può essere anche viaggio di lavoro, può essere viaggio inteso come percorso che state compiendo e quindi avanzamento e miglioramento, percorso di lavoro o nuovi progetti, possibili investimenti. Quindi abbiamo delle cose proprio in fase di sviluppo, di avanzamento positivo, molto costruttivo, proiettato anche verso il futuro. Forse con queste carte potrebbe essere anche il momento giusto di valutare, di fare degli investimenti, sia a livello di denaro ma anche a investimento di studio, di nuove idee da mettere in moto, quantomeno di incominciare a pianificare e gettare le basi. Quando ci sono i presupposti giusti del genere, appunto, vuol dire che abbiamo un buon punto di partenza e che può essere favorevole per la futura realizzazione. E questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro, perché se avete chiuso un periodo, se state appunto cercando di studiare, magari avete finito gli studi, magari state approfondendo qualcosa ed ecco che qui c'è una nuova fase di sviluppo, una nuova fase di ricerca che secondo me sarà molto molto positiva e quindi vi darà delle grandi soddisfazioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!